Good afternoon, ladies and gentlemen. How are you? I'm quite happy to speak to you again about English and our grammar lessons. I saw your English exercises and homework, and you did quite good, almost quite good. Some mistakes, but it's not a big deal. Now, let's speak about can, a little bit of revise, un po' di ripasso. Can è facilissimo, vuol dire potere o saper fare qualcosa e può essere utilizzato al presente, come voi sapete, per poter indicare se una persona è in grado di fare qualcosa, saper fare qualcosa. Adesso noi andremo a fare il level up, a parlare di qualcos'altro col can, parlando di quelli che sono i gradi di abilità. Come si formano? Quali sono le forme? Tutte le forme le abbiamo viste in maniera veloce perché avete visto che è semplicissimo come verbo modale. Non prende la S, quindi tutte le forme all'affermativa, interrogativa e negativa sono tutte quante uguali. Quindi forma affermativa, soggetto più can, forma negativa, soggetto più can't oppure cannot, questa formale can't, informale, non formale diciamo informale. Ricordate che la pronuncia corretta è can, can't. Sorry. This is can and this is il problema di non avere il mouse, vedete? Cosa brutta. La pronuncia della forma negativa è can't, can't, eccola qui, ce l'ho fatta, can't. Can and can't. Ok, la forma interrogativa, proprio come il verbo essere e il verbo avere, si inverte soggetto e verbo, quindi can I, can you, can he. Le risposte invece, le short answers sono sempre come il verbo essere e il verbo avere, yes I can oppure no I can't. Pronome naturalmente, yes più pronome più can oppure no più pronome più can't. Ok, avete visto che l'uso dei significati sono quello delle ability, sapere, quindi nel senso di saper fare qualcosa. I can swim, I can't skate, per esempio. Possibility or impossibility, quindi il potere, qualcosa che potrebbe succedere, per esempio, come my father can come tomorrow, può venire domani, oppure I can pass the exam, quindi il poter fare qualcosa che può avvenire, una possibilità, una supposizione. Permission può essere il potere, potere nel senso di poter fare qualcosa chiedendolo, quindi di solito si trova naturalmente nelle frasi interrogative. Can I borrow your car? Posso prendere in prestito la tua macchina? Oppure di giving permission, dare il permesso, quindi yes, you can borrow my car, oppure you don't give the permission, in that case you can't smoke at school, non puoi fumare a scuola. Request and offer, quindi il poter formulare richieste e cortesie in modo formale. Can you tell me the time please? Puoi dirmi l'orario per esempio in questo momento? Ricordate che can è utilizzato con i verbi di percezione anche, quindi in questo caso non viene tradotto in italiano. Can you hear me that noise? Riesci a sentire questo suono, per esempio? I can see him, riesco a vederlo, e così via. Quindi ripasso finito, andiamo a vedere i gradi di abilità. Sapete che in inglese, come in italiano, è possibile utilizzare dei gradi di abilità. Quindi utilizzare il can parlando di cose in cui tu sei bravissimo, un po' meno bravo, ancora un po' meno bravo e poi una cosa in cui tu non sei per niente, non sei bravo, e poi un'ultima cosa in cui non lo sei per niente. Ad esempio, I can speak English very well. Quindi metto le 3V per intendere che è una cosa che so fare molto bene, very well. I can swim in the sea. Well, so nuotare a mare. Well, bene. Quindi 2V, inteso che è una qualità, un'abilità un pochettino più bassa. I can cook sweets quite well. Riesco a cucinare dolci abbastanza bene, quindi una V solo. Naturalmente queste sono personali, guardano tutti il Mister Vittorioso. I can't dance very well, quando ci spostiamo invece nella parte diciamo negativa usando il can't, vedete qui si usa solo il can, qui il can't. Dance very well, non so ballare molto bene. Abbiamo due X per farvi capire, è una qualità negativa. Qualcosa di ancora più negativa al massimo, diciamo con 3X, si utilizza at all. I can't draw at all, non so disegnare per niente. Quindi queste sono i miei personali gradi di abilità. Ditemi quali sono i vostri.
Potete trovare naturalmente i gradi di abilità all'interno della vostra grammar di pagina 70 e vedere quelle che sono le espressioni very well, well, quite well oppure not at all, che indicano quanto siano bravi a fare qualcosa, quanto siate bravi a fare qualcosa. Se avete delle difficoltà mi scrivete sempre, quindi ciò che vi chiederò da fare è semplicemente degli esercizi sui gradi di abilità e me li invierete e magari di copiare questo schema sulla vostra grammar. Very very simple. Se avete dei dubbi, avete voglia di scrivermi, io sono qui sempre a vostra disposizione. Let me know and send me your emails. I hope everybody is okay and I hope to see you soon. Goodbye.